Torniamo a parlare di film italiani. Lo sai, i film sono un ottimo strumento per imparare l'italiano. In questo video vorrei presentarti 5 film italiani favolosi e alcuni di questi con un contenuto culturale e storico molto interessante. Cominciamo con il primo, che è Fernanda, con la bravissima Matilde Jolly, che probabilmente conosci dalla serie Doc nelle tue mani. Fernanda è una giovane ragazza appassionata di arte e dimostra subito le sue conoscenze e le sue competenze sul tema. E viene notata da Ettore Modigliani, il direttore della Pinacoteca di Brera, che decide di assumerla come operaia avventizia, apprendista, all'interno della Pinacoteca. A questo punto il film fa un salto in avanti nel tempo, fino al periodo fascista. Modigliani viene trasferito all'Aquila in quanto decide di non iscriversi al partito fascista, in quanto la sua famiglia è ebrea, viene da una famiglia ebrea e verrà poi anche deportato in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Ma prima di andarsene decide di affidare la Pinacoteca di Brera a Fernanda, che è la prima donna in Italia ad essere direttrice di un museo. È una storia vera, eh? Da quel momento i suoi obiettivi sono due: salvaguardare le opere d'arte dai bombardamenti e dalle razzie e salvare più ebrei possibile, aiutandoli a scappare in Svizzera. Non voglio anticiparti nient'altro, è un film veramente favoloso che ti consiglio di guardare. Il secondo film di cui vorrei parlarti è L'isola delle rose. Siamo nel 1968 e questa è la storia vera di Giorgio Rosa, un ingegnere visionario e decisamente ribelle che decide di propria spontanea iniziativa di creare un'isola artificiale al largo delle coste della Romagna, dichiarandola stato indipendente. Fa tutto questo insieme al suo gruppo di amici altrettanto visionari e ribelli e l'obiettivo è proprio quello di creare un microstato nuovo e indipendente fondato sul valore della libertà individuale. Qui non ci sono regole. Questa iniziativa, questa isola in acciaio, comincia ad attirare l'attenzione della stampa, ma di tantissimi giovani da ogni parte del mondo. Nel film Giorgio Rosa arriva addirittura al Consiglio d'Europa per chiedere di riconoscere il nuovo Stato. Ovviamente il governo italiano non poteva permettere una cosa del genere e quindi l'isola è stata smantellata dopo più o meno un anno. Questo film è disponibile su Netflix, ma se hai un abbonamento Netflix e desideri lavorare attivamente sulla lingua e imparare l'italiano attraverso questo film, ti consiglio di affiancare Lingopie, una piattaforma ricca di film e serie TV in tantissime lingue che io stesso sto usando per esercitarmi con il francese. Su Lingopie, nella sezione Netflix Select, potrai trovare proprio L'isola delle rose. Per questo film sarà comunque necessario anche l'abbonamento Netflix perché è di proprietà loro, ma su Lingopie troverai tantissimi altri film e serie TV libere dall'abbonamento Netflix che potrai usare per migliorare il tuo italiano. Su Lingopie non solo potrai guardare i tuoi film e le tue serie italiane preferite, ma potrai lavorare anche attivamente sulla lingua. Per esempio, per ogni puntata di una serie o per ogni film potrai attivare i sottotitoli in italiano e anche nella tua lingua. Cliccando su una parola o un'espressione che non conosci, potrai vederne il significato e automaticamente Lingopie creerà anche degli esercizi per te. Memorizzerà quelle parole che hai cercato
e le inserirà in una lista personale di lessico. Preparerà dei quiz per aiutarti a memorizzare e ripassare queste parole nuove e anche delle flashcards che riprenderanno anche il contesto del film in cui hai trovato il lessico nuovo. Lingopie è uno strumento straordinario per trovare serie TV e film italiani interessanti per te e per lavorare attivamente sulla lingua, per esercitarti nella comprensione dell'italiano e per espandere il tuo lessico. Oggi c'è un'occasione speciale per te, perché Lingopie ti offre 7 giorni di prova gratuita e un prezzo speciale se decidi di iscriverti. Trovi tutte le informazioni cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo video, qui sotto. Fammi sapere se lo usi già o se hai intenzione di provarlo. Il terzo film di cui vorrei parlarti è La stranezza. Siamo negli anni '20. Luigi Pirandello, uno dei più grandi autori del Novecento italiano, torna nella sua città natale in Sicilia per il compleanno dell'amico Giovanni Verga. Arrivato lì scopre che la sua vecchia balia è morta. La balia una volta era la signora che si occupava di allattare i bambini nelle famiglie e riceveva un compenso in cambio. Oggi per estensione la balia è una persona che si prende cura di qualcuno, che accudisce qualcuno. Quindi lui arriva in Sicilia, scopre che la sua vecchia balia è morta e proprio per questo conosce 2 personaggi molto strani, Onofrio e Bastiano, 2 becchini che a tempo perso fanno teatro. Il becchino è la persona che si occupa di seppellire i morti. Onofrio e Bastiano sono in procinto di preparare una tragicommedia, attività che risulta loro molto difficile e affronteranno diverse peripezie per la preparazione di questa tragicommedia. E osservando le prove di questa strana compagnia, Luigi Pirandello avrà un'illuminazione e grazie a questa illuminazione scriverà una delle sue opere più famose, 6 personaggi in cerca d'autore. Quindi è un film veramente bello, spassoso, non semplice da comprendere, perché ci sono alcuni tratti di dialetto siciliano, alcune inflessioni molto forti, ma è un film che consiglio comunque se hai un livello avanzato di italiano. Un film veramente spassoso che riunisce aspetti della realtà con la finzione, ovviamente. Sono sicuro che molti di voi conoscono il quarto film, Corro da te, perché in passato abbiamo fatto un piccolo esercizio su questo film. Questo film parla di Gianni, un cinquantenne, farfallone, donnaiolo, che ama sedurre le donne, ma non ha nessuna intenzione di farsi una famiglia. Un giorno si trova nella casa della madre appena morta e si siede sulla sua sedia a rotelle. Proprio in quel momento entra la vicina di casa, Alessia, una ragazza giovane, bella, che si occupa di accudire i disabili come lavoro. E vedendo Gianni sulla sedia a rotelle, pensa che anche lui sia un disabile. Gianni è furbo e vuole sedurre la bella Alessia, per questo finge di essere veramente disabile. Peccato che Alessia non abbia nessun interesse in Gianni, ma decide di presentarlo a sua sorella Chiara, Anche lei sulla sedia a rotelle. A questo punto Gianni non sa cosa fare, deve conoscere la sorella di Alessia e deve continuare a fingere di essere disabile. Anche Chiara è una donna molto bella. Gianni si innamorerà di Chiara? E se sì, come farà? Cosa farà? Continuerà a fingere? O dovrà dirle la verità rischiando di distruggere questo bellissimo rapporto che si è creato? E vediamo l'ultimo film di questo video, che è Tutta colpa di Freud, di cui è stata fatta anche una serie TV
Questo film tratta di Francesco, uno psicoanalista che ha ricevuto dalla vita una sfida molto grande, ossia avere 3 figlie femmine che lo allucinano con i loro problemi. Una figlia di 18 anni innamorata di un uomo molto più vecchio di lei. Un'altra figlia innamorata di un uomo sordo che non ha nessuna intenzione di avere una relazione seria. E la terza figlia, una ragazza omosessuale che, dopo tante delusioni d'amore, decide di provare a essere eterosessuale e frequentare degli uomini. Quindi 3 ragazze che hanno molto bisogno delle attenzioni del padre e lui farà di tutto per assecondarle e dovrà accettare anche alcune richieste e proposte assurde da parte delle figlie. La sua vita, a causa di questo, diventerà molto movimentata, soprattutto nel momento in cui deciderà di rompere la relazione di sua figlia Emma col suo uomo attempato. Bene, questi erano i 5 film che volevo presentarti oggi. Ti ricordo che c'è un'offerta speciale per iscriverti al LingoPie e trovi il link qui sotto nella descrizione. Ti ringrazio tanto per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video.